Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi racconto una storia che nasce sotto i riflettori ma parla soprattutto di confini, rispetto e verità, quella di Massine Marabet e Cenk Torun, coppia artistica che abbiamo imparato ad amare in Esaret. Nelle ultime settimane il loro nome è tornato con forza nelle pagine di spettacolo, articoli, post, commenti, supposizioni. Ma cosa c'è davvero dietro le immagini che circolano? Quando una scena diventa virale, è sempre vita privata oppure puro lavoro? Proviamo a rimettere le cose al loro posto. Partiamo da un fatto essenziale. Esaret è una serie intensa, costruita su tensioni emotive, sguardi, avvicinamenti, e sì, anche scene di bacio. Sono passaggi che richiedono preparazione, regia, prove tecniche e una fiducia reciproca fuori dal comune. Massine Marabet e Cenk Torun hanno dimostrato sul set professionalità e disciplina. Si studia la luce, si regola la posizione della camera, si decide il tempo esatto dell'inquadratura. In quei minuti nulla è lasciato al caso, ogni gesto è coreografato. L'obiettivo non è baciarsi nella vita reale, ma raccontare una storia in modo credibile. Eppure, come spesso accade, alcuni fotogrammi sfuggono al contesto. Una foto rubata, un breve video dietro le quinte, uno scatto durante le prove, e subito parte il dialogo social. Sono davvero innamorati? C'è qualcosa fuori dallo schermo? Li avete visti come si guardano? Domande legittime per chi ama i protagonisti, ma che rischiano di confondere recitazione e quotidianità. Sul set, la parola d'ordine è credibilità. Se una scena di tenerezza funziona, è perché c'è un'intesa professionale, non perché la vita privata debba coincidere con la trama. Non dimentichiamolo, gli attori lavorano lunghissime ore in ambienti ad alta pressione. La troupe inquadra, il regista corregge, i dialoghi si ripetono fino a quando la scena respira. In questo processo nascono inevitabilmente complicità di lavoro. Ci si ascolta, ci si sostiene, si rispettano tempi e fragilità dell'altro. È una vicinanza reale, ma non per forza sentimentale. Confondere questa fiducia con un legame privato è un errore frequente che però ha conseguenze, può alimentare aspettative, invadere spazi personali, mettere pressione su dinamiche che appartengono al solo set. In particolare, molti articoli recenti hanno interpretato una scena di bacio come prova certa di un rapporto oltre lo schermo. Ma quella scena, come tutte, è nata a tavolino, storyboard, scelta dell'angolo di ripresa, prove di posizionamento, indicazioni tecniche su mani, espressioni, pause del respiro. Il risultato deve far battere il cuore agli spettatori, non svelare necessariamente una verità extranarrativa. Chi conosce i mestieri del cinema sa bene che non esiste spontaneità assoluta in un primo piano, esiste il controllo. E il controllo, in questo mestiere, è sinonimo di rispetto. Dall'altra parte c'è l'ecosistema dei social, velocissimo, emotivo, affamato di significati. Basta un frame e partono analisi sulla posizione delle spalle, sulla durata dello sguardo, sul sorriso tra un ciak e l'altro. Alcuni contenuti editoriali cavalcano l'onda e propongono narrazioni prêt-à-porter, bacio uguale relazione. Ma noi, qui, proviamo a fare un passo indietro. Le vite private sono territori da trattare con cautela. E la notizia è tale solo se verificata. Dovrebbe essere normale, eppure in tempi di feed infinito è sempre più raro. Questo non toglie che Massine Marabet e Cenk Torun siano due interpreti magnetici. Il loro modo di occupare lo spazio, la misura nel dialogo, la capacità di accendere una scena con una sola pausa, tutto questo è talento, esperienza, ascolto. La loro intesa recitativa è frutto di prove, di fiducia nel regista, di confronto con gli sceneggiatori. È anche il risultato di piccole attenzioni, un va bene se ripartiamo da qui? Un ti senti comoda su questo movimento? Questa educazione professionale è la base invisibile di ciò che il pubblico ama vedere. A questo punto qualcuno potrebbe chiedere, ma allora, fuori dal set, cosa c'è? La risposta corretta è, non lo sappiamo e non spetta a noi stabilirlo. Ciò che sappiamo, perché documentato, è che entrambi hanno chiesto più volte rispetto, per il lavoro, per i colleghi, per la propria serenità.
È possibile che tra due persone che si stimano nasca un'amicizia. È possibile che non accada. È possibile che semplicemente si lavori bene insieme e che le strade, a telecamere spente, restino parallele. Qualunque sia la verità, questa appartiene a loro. C'è poi un altro punto decisivo, il modo in cui il pubblico legge i confini. Avere curiosità è naturale. Ma trasformare la curiosità in pressione non fa bene a nessuno. Se chiediamo storie di qualità, dobbiamo accettare che gli attori abbiano diritto a zone d'ombra. Senza privacy non esiste concentrazione, e senza concentrazione non esistono interpretazioni credibili. È un patto semplice, noi chiediamo emozioni sullo schermo, loro chiedono libertà lontano dai riflettori. Negli ultimi giorni, alcune testate hanno ripreso speculazioni non confermate, avvistamenti, fonti anonime, confidenze riportate senza nomi né responsabilità. Qui vale una regola aurea della buona informazione, un'indiscrezione non è un fatto. Senza dati, documenti, dichiarazioni chiare dei diretti interessati, restiamo nel campo delle ipotesi. E le ipotesi vanno chiamate col loro nome, senza travestirle da evidenza. Un capitolo a parte merita il tema dell'etica sul set. Negli ultimi anni molte produzioni hanno introdotto la figura dell'intimacy coordinator, un professionista che aiuta gli attori a costruire scene delicate in sicurezza, definendo limiti e consenso, traducendo l'intenzione registica in movimenti sostenibili. Non sappiamo nel dettaglio quale protocollo segua Esaret, ma questo trend internazionale ci ricorda che nulla di ciò che vediamo nasce per caso. Se una scena intensa funziona, è perché qualcuno ha messo confini, non perché li ha tolti. Guardiamo allora Massine Marabet e Cenk Torun per ciò che sono e fanno, due artisti in grado di dare corpo a personaggi complessi senza cercare scorciatoie. Se domani volessero raccontare qualcosa di sé, sarebbe una loro scelta. Fino ad allora, la forma di rispetto più semplice è non confondere il racconto con la realtà. Possiamo amare l'alchimia sullo schermo e, allo stesso tempo, difendere la tranquillità fuori scena. In conclusione. Sì, capiamo l'entusiasmo quando una sequenza d'amore ci prende allo stomaco. Sì, sappiamo che i social ci spingono a cercare risposte subito. Ma la maturità dello spettatore si misura anche nella pazienza. Aspettare le parole di chi è coinvolto, distinguere tra scena e vita, pretendere fonti quando si legge una soffiata, sono gesti piccoli che cambiano il modo in cui consumiamo le storie e, soprattutto, il modo in cui rispettiamo le persone che ce le regalano. Se questo approccio vi piace, restate con noi. Continueremo a raccontare il dietro le quinte con attenzione ai fatti, all'umanità, alle regole non scritte di un mestiere che ci appassiona proprio perché unisce tecnica ed emozione. Scriveteci nei commenti, qual è la scena di Esaret che vi ha colpiti di più? E secondo voi, qual è il confine giusto tra curiosità e invasione? Il dibattito è aperto, ma una bussola l'abbiamo, il rispetto. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il contenuto con chi ama le storie ben raccontate. Alla prossima, con nuove analisi e nuove emozioni.